Che cos'è la vera gloria, ma soprattutto cosa devo fare per poterla raggiungere? La risposta di Seneca è molto semplice: bisogna brillare di luce propria e non di luce riflessa. Devo cioè dipendere soltanto da me stesso, non dagli altri. Se brillo di luce riflessa significa che io dipendo completamente da qualcun altro, e nel momento in cui quella persona verrà a mancare anch'io sarò dimenticato. E fa l'esempio di moltissimi personaggi illustri come re, satrapi, uomini molto importanti che una volta morti nessuno ha più ricordato, sono caduti nell'oblio del tempo. Altre persone invece, che sono state ricordate per le loro qualità, per le loro virtutes, ancora vivono e sono conosciute dagli uomini. Chi brilla di luce propria? Coloro che seguono la propria virtù, coloro che hanno capito che cosa vogliono e che cosa non vogliono e la perseguono per tutta la vita. Non dobbiamo pensare che per raggiungere la vera gloria sia necessario vivere nascosti, non è questo lo scopo. Il saggio sa quando è il momento di fermarsi. Ognuno di noi deve perseguire il proprio obiettivo, deve avere chiara la meta e raggiungerla, quindi ognuno di noi deve realizzare se stesso, la propria identità, non deve vivere dipendendo dagli altri o semplicemente realizzando le aspettative di qualcun altro. Ognuno di noi può dedicarsi a qualunque attività, anche alla politica, anche al negozium, quindi anche ai traffici commerciali, a imprese difficili e complesse, ma il saggio sa quando arriva il momento di fermarsi, si ritira a vita privata. Sbagliano coloro che continuano ad alimentare un desiderio che è infinito, cioè che non cesserà mai di esistere. Non devo continuamente alimentare un mio desiderio, ma lo devo estinguere. Ecco il nostro compito. Abbiamo una missione nella nostra vita più o meno importante, dobbiamo raggiungerla, dobbiamo cioè estinguere quel desiderio che ci muove, che ci spinge ad agire, che ci fa alzare ogni mattina, ma una volta raggiunto ci dobbiamo fermare, cioè come se ci stesse dicendo che il nostro scopo non è quello di continuare ad alimentare un desiderio, una passione, non dobbiamo cioè desiderare sempre di più, sempre di più. È questa la chiave della nostra insoddisfazione. Per poter essere realmente felici dobbiamo cioè realizzare ciò per cui noi siamo nati, nient'altro. Una volta che noi abbiamo raggiunto questo scopo, abbiamo finito, abbiamo concluso, perché siamo stati fatti proprio per questa cosa. Spesso le persone sono infelici o perché non riescono a realizzare il proprio obiettivo, o peggio ancora perché non hanno ancora capito quale sia lo scopo della loro vita, ed è qui che entra in gioco la filosofia. Infatti Seneca ci dice che proprio il culto della filosofia ti farà risplendere di questa luce. Per capire quale sia la mia luce interiore, ciò che mi permetterà di brillare di mia spontanea volontà senza dover riflettere la luce di qualcun altro, è proprio questo, cioè capire quale sia il mio obiettivo. Semper idem velle atque idem nolle, volere sempre la stessa cosa e non volere mai un'altra cosa. Non sai con chiarezza quello che vuoi, ti è più facile lodare la virtù che seguirla. Vedi dove sta la felicità, ma non osi raggiungerla. Vides ubi sit posita felicitas, sed ad illam pervenire non audes. Qual è il problema di fondo di ognuno di noi? Magna esse ec existimas, que relicturus es, dai troppa importanza a ciò che invece dovresti lasciare. Il vero saggio riflette sulla propria vita, sulle proprie capacità. Quando abbiamo capito ciò per cui siamo nati, quale sia il nostro obiettivo, la nostra missione, dobbiamo abbandonare tutto il resto. Solo in questo modo potremo lasciarci alle spalle quel falso splendore di questa nostra falsa vita. Noi pensiamo di essere liberi, pensiamo di essere realmente felici, e invece siamo schiavi del fidanzato, schiavi dei genitori, schiavi di qualche amico, schiavi di un nostro desiderio, di un oggetto, dell'invidia, del rancore. Dobbiamo liberarci da tutte queste cose, dobbiamo capire ciò che vogliamo e raggiungerlo. Solo in questo modo smetteremo di brillare di luce riflessa. È un messaggio potentissimo quello che ci lascia Seneca, ci sta dicendo esattamente le stesse parole di D'Annunzio: fate della vostra vita
un'opera d'arte. Dobbiamo edificare la nostra felicità, la nostra gioia partendo dalla nostra interiorità. Dobbiamo esprimere la nostra identità, altrimenti non saremo mai contenti. Troppe volte lasciamo le chiavi della nostra felicità in mano a qualcun altro. Andiamo in una scuola solo perché ci vanno i nostri amici, seguiamo all'università il fidanzato o la fidanzata perché va in quella città, seguiamo il marito o la moglie in quella città per lavoro, ma non è questo. Ognuno dovrebbe semplicemente realizzare ciò per cui è nato, essere se stesso. Profunda super nos altitudo temporis veniet, pauca ingenia caput exerent. Il tempo sommerge gli uomini nelle sue acque profonde, solo pochi ingegni eletti sollevano il capo. Sebbene siano anch'essi destinati a scomparire prima o poi nel silenzio, resistono a lungo alla dimenticanza e fanno valere il loro diritto alla fama. Ciò che conta realmente è proprio questo, saper sollevare il capo, non piegarsi alla massa, non abbandonatevi al pensiero comune, a ciò che fanno tutti, all'abitudine, alla consuetudine. Distinguetevi, non confondetevi tra gli altri, dovete essere diversi perché dovete essere voi stessi, e nessuno di noi, se seguisse realmente il proprio destino, sarebbe mai uguale a qualcun altro, perché ognuno di noi è fatto per una cosa più grande ed è fatto per una cosa diversa da tutti gli altri. Solo in questo modo, ci dice Seneca, non saremo dimenticati, e cita molti personaggi. Chi si ricorda di Tito Pomponio Attico? Nessuno, eppure ancora oggi è ricordato soltanto perché Cicerone lo ha inserito nelle sue lettere. Cioè un uomo che brillava di luce propria, ha citato in una sua opera un altro che invece viveva di luce riflessa, ed è per questo che non è stato dimenticato. Ecco la funzione eternatrice della poesia, dell'arte in generale, della letteratura. Sa eternare le persone, quindi ci sottrae all'oblio. Come dicono tantissimi scrittori, quindi l'unico modo per sopravvivere è quello di scrivere. Dice anche il professor Daniel Pennac: l'uomo scrive perché sa di essere mortale e vorrebbe lasciare un'impronta di sé all'umanità per non essere dimenticato. Affinché tutti si ricordino di noi, perché qualcuno scriva di noi, dobbiamo compiere qualcosa di grande, che non significa necessariamente una guerra, essere un generale, un condottiero, ma realizzare il nostro progetto, ciò per cui siamo nati. Qualcuno si ricorderà di noi. Se vuoi diventare ricco, non aumentare il tuo denaro, ma riduci i tuoi desideri. Se vuoi essere onorato, non procurarti altri onori pubblici, ma riduci i tuoi desideri. Se vuoi avere una vita lunga, non aumentare il numero dei tuoi anni, ma riduci i tuoi desideri. Devo capire perché sono nato, qual è il senso della mia vita, ma soprattutto devo vivere una vita retta, soddisfando però soltanto quei desideri che sono necessari. Di nuovo, laurea mediocritas. Non devo soddisfare, appagare ed alimentare continuamente un desiderio infinitum, altrimenti non sarò mai felice. Ce lo dice anche Leopardi in fondo: il piacere è un'idea, perché il nostro è un desiderio infinito, tendiamo all'assoluto, ed è per questo che non saremo mai felici, perché il piacere è soltanto momentaneo. E cita come sempre il grande Epicuro. Quando un discepolo, una persona visitava la scuola di Epicuro, quando arrivava ai suoi giardini trovava una scritta: hospes, ospite, hic bene manebis, qui starai bene. Hic summum bonum voluptas est. Qui il sommo bene è il piacere, la voluptas. Ma quale tipo di voluptas? Solo quella necessaria. Qui che cosa veniva detto al nuovo arrivato? In questi giardini gli stimoli della fame non si eccitano, ma si estinguono. Né la sete aumenta col bere, ma è sedata. Noi dobbiamo imparare a vivere non per alimentare ancora di più i nostri desideri, ma per raggiungerli, per estinguerli
estinguerli, per sedarli. Questo è il nostro obiettivo. Pensate a tutti i piaceri superflui, al lusso, al voler imitare un'altra persona, a voler essere come quella persona, un influencer, un attore. Io voglio essere come l'altro, provo invidia, odio, rancore, infelicità, voglio solo apparire ma non essere. Tutte queste cose a che cosa conducono? È naturale che tu cerchi di soddisfare tali desideri, ma non è necessario. Ecco la chiave. Noi vorremmo essere più di quello che siamo, vorremmo avere più di quello che realmente possediamo, ma tu non hai nessun obbligo verso di essi, cioè verso questi piaceri, verso questi desideri. Si contenti di poco, purché tu gli dia il necessario e non tutto quello che potresti dargli. Addio. La chiave è il necessario, vivere la propria vita, realizzare la propria opera d'arte, ma senza voler eccedere, perché in medio stat virtus, e ricordare sempre di scoprire quale sia il nostro obiettivo. Semper idem velle, atque idem nolle.